Ciao, oggi parleremo di dieta casalinga per i nostri amici a quattro zampe. Molte volte siamo portati a scegliere una dieta appunto preparata da noi a casa per cercare di tutelare al meglio i nostri amici a quattro zampe ed è un intento nobile. Il problema è che a volte il metodo che si utilizza per preparare queste diete casalinghe non è corretto, col rischio quindi di compromettere la salute dei nostri amici a quattro zampe e quindi di ottenere esattamente l'opposto di quello che stavamo cercando di raggiungere sforzandoci di portare avanti questo concetto della dieta casalinga. In uno studio recente pubblicato sul sito vet.journal, quello che è emerso è che di 200 ricette prese in esame da questo studio e tratte da diverse fonti, libri, siti web, quello che è emerso è che il 95%, ripeto, il 95% di queste ricette presentava almeno una carenza nutrizionale. Addirittura l'83% di queste ricette presentava più carenze nutrizionali. Capisci bene quindi che il rischio, nel momento in cui ci si affida a delle fonti non autorevoli, è di portare avanti un'alimentazione per il nostro cane o per il nostro gatto altamente rischiosa per la sua salute, soprattutto se è un'alimentazione portata avanti a lungo termine. Quello che può anche sorprendere, in negativo purtroppo, è che di queste 200 ricette solo 9, e di queste 9 solo 8 erano state formulate dai veterinari, solo 9, ripeto, erano conformi ai requisiti previsti dalla American Association of Feed Control Officials. Questo vuol dire che non avevano ovviamente le caratteristiche per poter davvero soddisfare i bisogni nutrizionali del cane e del gatto a cui venivano sottoposte queste ricette, queste diete casalinghe. Ti dirò di più, solo 5 di queste 200 ricette, e tutte e 5 erano formulate da dei medici veterinari, corrispondevano ai requisiti previsti da un altro istituto, che è quello della National Research Council. Quindi ci rendiamo conto che molte volte l'intento nobile di alimentare in maniera genuina i nostri cani e i nostri gatti non viene in realtà coltivato in maniera corretta, perché ci si affida a dei suggerimenti, a delle ricette che provengono da fonti molto discutibili che possono davvero compromettere la salute del compagno di vita. Quindi cos'è che è importante? Chiedersi sempre a chi ci stiamo rivolgendo, se questa figura è sufficientemente competente per aiutarci a tutelare il nostro amico a quattro zampe oppure no. Il consiglio, ovviamente, laddove non si volesse scegliere una dieta commerciale che come tale è già pronta all'uso, è di affidarsi a un medico veterinario specializzato in nutrizione che potrà sicuramente fornirci molti dettagli. Non a caso sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube ci sono diversi video tutorial in cui intervisto una collega che si occupa di nutrizione e che può fornire già degli spunti per capire davvero quali possono essere i punti critici di una dieta casalinga e quali sono magari gli alimenti su cui puntare di più e quali errori quindi evitare. Caro proprietario, con te condivido molto l'idea di tutelare la salute del nostro cane anche attraverso la sua alimentazione e così anche per il nostro gatto, ma è fondamentale selezionare al meglio la fonte, che come tale sarà sicuramente di supporto, ma nel momento in cui non l'avremo selezionato adeguatamente potrebbe compromettere la salute a lungo termine del nostro amico a quattro zampe. Un suggerimento ancora che però mi sento di fornire è quello di utilizzare prodotti sottoposti ad abbattimento o a congelamento, se si tratta ovviamente di prodotti crudi. Nel momento in cui noi infatti esponiamo i nostri cani, i nostri gatti a delle ricette basate su cibo crudo, laddove non si sia andata ad abbassare la carica batterica di questi alimenti di origine animale, c'è il rischio di compromettere davvero e anche in maniera molto seria la loro salute. Quindi è necessario sottoporre ad abbattimento o a congelatore questi prodotti crudi. Bene, non mi resta che salutarti, invitarti a iscriverti al canale qualora tu non l'abbia ancora fatto, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video, condividi il contenuto di questo canale con tutti i proprietari che pensi possono trarre delle informazioni importanti per coltivare il benessere fisico e comportamentale del loro amico a quattro zampe. Lasciami scritto nei commenti qui sotto qual è la dieta che sottoponi ai tuoi amici a quattro zampe,
se la gradiscono, quali sono le caratteristiche che hanno questi alimenti, e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, ricordandoci sempre: se lo ami, lo aiuti. Ciao, a presto!